Salve e benvenuti nel mio canale. Devi effettuare una sigillatura con il silicone su un bordo che può essere una vasca da bagno, un lavandino o qualsiasi altra cosa, ma già sai che ti verrà una mezza schifezza. In questo video ti insegno come ottenere un cordolo perfetto. Per prima cosa bisogna procurarsi il beccuccio. Queste escono sempre insieme alle cartucce. Scegliamo il diametro, diciamo l'ampiezza del cordolo. Se lo vogliamo più grande, taglieremo il beccuccio più indietro. Diciamo noi ci accontenteremo di una misura così, ecco, una via di mezzo. Tagliamo, otteniamo un pezzo così. Poi, questa è la parte più importante, dobbiamo ricavare una V. Ecco fatto. Vedete come togliamo questo pezzettino. Poi questo è ancora tondo. Prendiamo una pinza bella massiccia e stringiamo fino a schiacciarlo per bene. Stringiamo magari più volte, così. Magari riapriamo un po' se abbiamo esagerato. Ecco, in poche parole deve venire così. Come funziona questo tipo di beccuccio? Di solito il silicone si mette così, siamo abituati a metterlo così. Questa volta andremo di così. Cosa succederà? Lungo la linea tagliata a V, il silicone fuoriuscirà. La parte di sotto fungerà contemporaneamente da spatola e quindi il cordolo sarà auto rifinito. Importante è dosare la velocità di erogazione. Fate prima delle prove eventualmente, perché se esageriamo nel fare uscire il silicone, si creerà un bordo e quindi passando così otterremo su questo bordo una seconda striscia di silicone perché è dovuta all'eccesso di materiale. Io per farvi nel video userò un silicone nero per avere il giusto contrasto con la mattonella bianca. Ecco qui montato il beccuccio che abbiamo ritagliato. Mi raccomando, fate delle prove per far uscire tutte le bolle d'aria. Adesso io sto un po' scomodo a mettere così, però ecco a voi il risultato finito. Guardate quanto è bello preciso, lineare. Diciamo che è quasi una finitura a livello industriale, difficilmente ottenibile a mano libera con la tecnica tradizionale. Adesso ti insegnerò un'altra tecnica un po' più semplice e alla portata di tutti. Per realizzarlo utilizzeremo, tornando sempre a un beccuccio, questo è quello, uno nuovo, lo taglieremo un tantino così. Poi la cosa da fare è procurarsi dello scotch questo da imbianchino. Mi raccomando, prima di effettuare qualsiasi sigillatura è scontato che la superficie deve essere perfettamente sgrassata, altrimenti non attaccherà mai nulla in maniera definitiva. Prenderemo le misure del cordolo da fare e lasceremo lo spazio. Se voglio fare qui un bel cordolo grande, questo è un campione con due piastrelle incollate per farvi vedere nel video. Ecco, adesso vi avvicino meglio e vi faccio capire.
questo spazio qui tra il nastro sarà la parte dove andremo a formare il cordolo, in maniera molto semplice rispetto alla prima tecnica, ma altrettanto di effetto estetico, ben rifinito. Ci dobbiamo procurare un guanto, ci dovremo procurare del detersivo per piatti o anche uno sgrassatore. Andremo, senza preoccuparci troppo di come viene, a mettere del silicone così, più o meno, anche se viene un po' storto non succede nulla. Non esageriamo perché altrimenti scarteremo un sacco di materiale alla fine. Ecco fatto. Adesso con il dito ben intriso di detersivo andrò a lisciare. Teniamo sempre a portata di mano un po' di carta perché ci sarà parecchio, ecco, stava cadendo, parecchio eccesso. Quindi se ci regoliamo bene all'inizio eviteremo anche questo spreco. Ecco qui, possiamo anche ripassare più di una volta. Il detersivo serve a far scorrere meglio il guanto. Ecco qui. Adesso dovremmo aspettare qualche istante per formare un po' di pellicola, per far, diciamo, tirare un po' il silicone. Però per esigenze di video devo fare un po' più rapidamente. Togliamo il nastro, mi raccomando che questo è sporco e vi macchia dappertutto. Lo avvolgiamo in qualche straccio o un pezzo di carta. E guardate un po' voi il risultato. Adesso mi metto meglio a favore di camera. Guardate qui che bel cordolo. Questa è un'altra tecnica che mischia un po' a mano libera con delle guide fatte con del nastro carta. Un'ultima cosa, togliendo il nastro carta si sarà formato certamente un piccolissimo gradino tra il silicone e la superficie. Se attendiamo 5 minuti si può ulteriormente umidirlo e così lisceremo meglio il dentino che si formerà. Così otterremo un risultato veramente al pari di un professionista. Vedete? Questa sembra proprio una piastrella creata ad hoc per il video, però vale per lavandini, vasche da bagno e cose varie. Mi raccomando, se dovete sostituire il silicone vecchio, pulite accuratamente la vecchia superficie da portarla in condizioni come nuovo, perché mettere il silicone nuovo su quello vecchio vi esce solo una porcheria che poi diventa ancora più complicato da ripulire. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se il mio canale ti piace, puoi anche fare una piccola donazione seguendo il link che pubblico sotto in descrizione. Grazie.